Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Secondo appuntamento di questa serie sul home mining, sono di nuovo in compagnia di Turtle che ringrazio nuovamente per essere qui. Ciao a tutti ragazzi, grazie Plak di ospitarmi. Allora dai, innanzitutto direi che dobbiamo iniziare a fare, con 2 follow up. Allora, prima di tutto io avevo dato per scontato che voi conosceste Turtlecute, ma magari c'è qualcuno che non lo conosce o comunque non sa eventualmente dove contattarlo. Quindi innanzitutto ti lascio un secondo di spazio per eventualmente presentarti e per dire ai nostri amici dove sei attivo, dove possono trovarti e quali sono i tuoi canali di divulgazione in modo tale che uno se vuole ci si può unire. Grazie mille per lo shilling Plak e io ragazzi sono Turtle, sono malato di Bitcoin e privacy. Di solito la gente mi segue principalmente su Telegram, dove ho un canale che si chiama Privacy Folder, dove parlo un po' di questi temi, privacy, Bitcoin, open source, cose del genere. Sono anche attivo ovviamente su tutti i social con l'handle TurtleCute33 se cercate contenuti un po' più leggeri. Ho un podcast in cui parlo di Bitcoin che al momento è in pausa, si chiama Il Priorato del Bitcoin, ma tornerò presto. E se poi nella vita lavoro per Brains, che è un'azienda di mining, e niente, sono il malato con il cappello di carta stagnola che parla di privacy e Bitcoin continuamente. Se sono temi che vi interessano potete scrivermi o semplicemente seguirmi online. Bene, bene, sono tutti in fermento perché mancano le puntate del podcast, quindi sono tutti in attesa che Torniamo, ricominci torneremo. che ricominci a a informarci sulle varie tematiche riguardanti la sicurezza e la privacy, dai. Allora ti attendiamo con ansia. Comunque ti capisco perché è tosta portare contenuti costanti, quindi ti capisco perfettamente. Sì, poi se uno lo fa per lavoro ha anche l'incentivo economico, se uno lo fa un po' per passione, un po' per hobby, serve davvero tanta volontà per rimanere costante nel corso dei mesi o anni. Eh sì, esatto, esatto. Bene dai, dopo aver lasciato un po' di spazio a Turtle per presentarsi, vediamo il secondo follow up che riguarda le diciamo le unità di misura, perché, allora nella puntata passata abbiamo parlato delle varie potenze diciamo di calcolo dei Terash e le abbiamo confrontate con le nostre unità di misura, solo che parlando di unità di misura è sempre difficile poi riuscire a convertirle nelle nostre, perché spiego, la lingua inglese è leggermente diversa rispetto alla lingua italiana, no, e quindi si fa sempre un pochettino di confusione. Allora, innanzitutto diciamo che nel video precedente abbiamo parlato di ordini di grandezza, abbiamo parlato del Nerdminer che, produce 78 kilohash, cioè 78.000 calcoli al secondo. L'abbiamo confrontato, diciamo, con il Bitax che produce, 1 terahash, no, e abbiamo detto che era 3 ordini di grandezza, inferiore come potenza. In realtà, dobbiamo scusarci, ma è 9 ordini di grandezza inferiore, perché appunto noi qua, in questa tabella che ho presentato io, diciamo che, la rappresentazione è ogni 3 ordini di grandezza, ogni 3 zeri sostanzialmente. Quindi il Nerdminer è 9 ordini di grandezza, quindi fa se voi prendete 78.000 che è il calcolo degli hash al secondo che fa, dovete aggiungere 9 zeri e avete i calcoli, gli hash che produce al secondo un Bitax. Quindi sono veramente, veramente notevole la differenza di calcolo, anche solo tra il Nerdminer e i Bitax. E poi vi do questa chicca, vi ho portato diciamo anche come vengono chiamati i numeri, questi numeri che sono tra l'altro enormi, no? Sono quasi inimmaginabili, però vedete che noi abbiamo le migliaia, i milioni, i miliardi e qui poi iniziano le problematiche, perché il miliardo in inglese è billion, no? Noi abbiamo miliardo. Poi i trillion, no? Che sono le migliaia dei miliardi, che in inglese si dice trillion, in realtà in italiano si dice bilioni, ok? Quindi quando parliamo di bilioni sono i trillion in inglese, quindi sono 1000 miliardi, ecco. E poi ovviamente vabbè, qui si parla poi di numeri che non sono neanche immaginabili, però effettivamente sono poi le potenze che vengono utilizzate, le potenze di calcolo di questi strumenti, ecco. Guardate, se pensate allo Zetahash, no? Che è un settiglione, no? Addirittura in inglese. Però bisognerebbe andare un attimo a confrontarlo qua. Adesso proviamo a fare allora, il bilione è il trillion, il biliardo è il quadrilione, il trilione è il quadrillion, il triliardo è il quintillion, il
quadriglione è il sextillion e il quadrigliardo è il septillion. Qui siamo già per me a Abbiamo fantascienza, quindi abbiamo itato 1 quadriglione di hash al secondo, quindi pochi giorni fa, dove esatto. abbiamo toccato per le prime volte un po' di Z-hash con un po' di fortuna nell'hash rate. Esatto, 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 il quadriglione. Va bene, dopo questa parentesi sui numeri che direi che possiamo chiudere qua, allora direi di diciamo cominciare con la seriamente con la puntata. Scusate, ma mi rimetto un attimo lo schermo come va messo, perché qua ho 75.000 schermi, ma poi alla fine okay, perfetto. Allora, oggi si parla di Bitax, o meglio di quella serie di prodotti che, vengono utilizzati ovviamente per minare Bitcoin, che noi chiamiamo Bitax, ma ce ne sono diciamo una serie infinita. I vari Bitax hanno vari modelli, poi c'è il Nerdax che ha anche altrettanto vari modelli, ma possiamo diciamo rappresentarli tutta in una categoria adesso. Poi eventualmente vediamo anche le differenze, però qui Turtle mi accennava che ha un esemplare da mostrarci. In via del tutto eccezionale, rinato dalle sue ceneri dopo la morte in cui gli abbiamo risaldato un chip, ecco ragazzi abbiamo Eccolo. ufficialmente qua un cucciolo di Bitax nuovo appena rinato. Eccolo, guardate che esemplare, vedete in tutta la Gli sua togliamo lo mascolinità, stand. vai, con tanto di ventola performante Noctua direi, quindi per avere un po' Silenziosa, per esatto, per farlo più silenzioso e vedete il questa è la Vitax, dimensione. ecco, sta in una mano, e non è nient'altro che una scheda con uno schermino, un chip e una ventola sopra per raffreddarlo. Ora qua, dobbiamo partire con le spiegazioni perché allora innanzitutto è un mondo veramente che ti fa esplodere il cervello. Su Home Mining Italia si parla prevalentemente, diciamo, dei Bitax, ma c'è un motivo perché il Bitax è un progetto open source, che volendo tu ti puoi costruire da zero a casa fino ad arrivare all'ASIC della quale avevamo già parlato la scorsa volta, però ti puoi costruire praticamente tutto in casa. Allora, dici qualcosina in più, Turtle, così almeno iniziamo ad approfondire un pochettino il discorso. Allora, effettivamente il Bitax quasi più che un mini miner è quasi più un movimento sociale, nel senso che è molto più dei normali mini miner. Il progetto nasce in realtà è difficile dire quando nasce, diciamo che si è affermato tanto come moda circa 1 annetto fa e, nasce come una scheda, quindi una immaginatevi l'equivalente di una scheda madre di un computer stampata e pubblica online, quindi totalmente open source, questa qua dietro, a cui Eccola viene lì, sì. attaccato uno schermo e viene messo sopra, sotto questa ventola, il chip effettivamente di un vero ASIC. Perché nasce questo progetto? Quali sono le idee dietro? Semplicemente quando si parla normalmente di ASIC abbiamo queste, scatolone, ne ho uno dietro che si vede a malapena, qua, si vede un bel S9, sono questi Esatto, tubi che è di come quello che ho metallo. fatto vedere io, sì, nei video, quindi dovreste Esattamente. conoscere. Con dentro delle varie hashboard, quindi immaginatevi delle schede ricoperte di tantissimi chip. Il problema di tutto questo è che non solo l'hardware è totalmente closed, ma di default anche il software sopra è tutto chiuso. Noi ci stiamo praticamente fidando del produttore, dell'ASIC. L'idea di Vitax è dire: stacchiamo uno dei singoli chip dalle hashboard dell'ASIC, ogni ASIC ha dentro nell'ordine di migliaia di chip, noi ne smontiamo uno, lui è soltanto la forza lavoro, le braccia muscolose e tutto ciò che c'è attorno, quindi il cervello del miner, ovvero tutte le schede che governano questo chip, eccetera, le reimplementiamo in maniera open e trasparente. In questo modo togliamo almeno buona parte della fiducia da parte, dell'utente, del miner verso, la controparte che di solito è Bitmain o il produttore di ASIC e creiamo invece un miner che funziona in maniera totalmente open, che la gente se vuole può comprare o si può ricostruire a casa e di cui quindi ha totale controllo dal punto di vista di software e fiducia. Così nasce il primo modello di Bitax, ve lo stacco anche dallo stand, faccio vedere, è una schedina Esatto. discretamente sottile, dietro a vari connettori, gli viene saldata una CPU con una ventolina e uno schermo giusto per dare le statistiche. Questo è tutto. E ogni cosa che è qua la potete trovare su GitHub, quindi tutti, i file con i circuiti e tutto, è tutto presente pubblico online, voi volendo ve li potete mandare in stamperia, fare tutto in casa da solo.
Esatto, ottimo. Sì, 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 sì. Ed è questa è una figata. Poi ovviamente a diciamo a corredo di questo movimento open source sono nati anche degli store, delle aziende e delle persone che hanno deciso di preassemblarli e ovviamente inviarveli a casa perché, ovviamente non tutti sono in grado di poterselo assemblare a casa, io per primo, però è chiaro che il progetto è open source e quindi ci si fida in parte della persona che lo costruisce, ma la bellezza è che appunto chi vuole, chi ne ha le competenze può andare fino alla radice e verificare proprio tutto perché tutti i documenti sono online. Allora, infatti, allora tralasciando diciamo i modelli un po' più vecchiotti che erano comparsi sulla scena, io poi ho fatto diciamo mi sono fatto una breve tabellina così vi do 2 numeri con i principali dispositivi che si trovano oggi in commercio, che sono sostanzialmente il Vitax Supra che produce, 700 gigahash circa, consuma 17 watt e qual è la particolarità di questo prodotto? È che ha un chip di un, S21, quindi ha un ASIC di un S21, di un miner S21. Questo fa la differenza perché ovviamente, più si va avanti col tempo, più i chip, più i miner sono ottimizzati, no, e quindi ci sono degli ASIC che producono più potenza rispetto agli altri. Infatti noi abbiamo magari, l'altro prodotto che è il Vitax Gamma, che invece produce 1,2 terahash. Adesso il tuo modello qual è? Il Gamma? Gamma. Ecco, quindi Al il momento il gamma è un po' lo standard del mercato. Ovviamente nessuno è obbligato, a comprare il gamma, ognuno può fare quello che vuole, però diciamo che, il prodotto quello che è un po' più venduto, che al momento è lo standard per chi è interessato ai mini miner, è il Vitax Gamma. certo. Infatti E consuma 1,2 terahash, scusate, produce 1,2 terahash, consuma tra i 17 e i 20 watt, costa tra i 160 e i 200 €, però ha un chip di un S21 Pro. E infatti notate la differenza di potenza, di hash rate che produce. Ecco. Vuoi aggiungere una qualcosa cosa Tarpo? Vai. Aggiungo una cosa interessante su questo tema, che secondo me è davvero figa. Come abbiamo appena detto, quello che differenzia i Bitax è generalmente abbiamo questa scheda con sopra dei chip di ASIC. La differenza tra un modello e l'altro e fra tutte le varie varianti che troverete online è generalmente il tipo di chip che monta sulla scheda e la quantità di chip che monta sulla scheda. Nei Bitax di default si parla sempre di un chip, poi ci sono varianti un po' particolari anche in lavorazione su cui stanno lavorando che crescono il numero di chip. Una cosa interessante secondo me è che certo che i produttori, che ne so, se voi comprate un Bitax nuovo potete, chi ve lo monta o se lo fate voi, solitamente comprate un chip magari di un S21 Pro su AliExpress, online, da Bitmain, dipende dove volete voi e poi vi assemblate il mini miner. In realtà potrebbe essere, se uno è interessato, anche un ottimo business o modo di riciclare. Mi spiego, se voi avete un ASIC e vi si spacca l'hashboard rompendosi dei chip, quella lì di default sarebbe una scheda da buttare, di cui non vi fate proprio più assolutamente niente. Se invece avete la pazienza di dissaldare i chip ancora funzionanti, li potete montare su dei Bitax e semplicemente riutilizzarli. Quindi potrebbe essere anche un modo, per esempio, di riutilizzare le vecchie hashboard o anche le nuove hashboard degli S21 in caso si rompano, ecco che da rifiuto, quei chip lì sono perfettamente nuovi e utilizzabili, magari si sono rotti alcune componentistiche elettroniche sulla scheda, un modo di riutilizzarli e magari facendo dei Bitax. Quindi se uno di voi vuole avere un business model può comprare hashboard rotte di S21, dissaldare, montare Bitax e rivenderli e potrebbe essere un ottimo business model. Quindi mi piace l'idea che anche open source sfrutta cose che solitamente la gente scarta, si può costruire in casa, è il massimo dell'individuo sovrano bitcoiner cypherpunk. Ma assolutamente, ma infatti gli amministratori del gruppo Mining Italia fanno prevalentemente quello anche, si divertono. Il bello è che è tutto open source e quindi questi sono dei dati di riferimento che vi ho dato dei modelli preassemblati che ci sono e più o meno delle specifiche che seguono. Ma poi uno si può sbizzarrire. Io vi faccio un altro esempio, il Nerd QX, che è un altro modello, diciamo, no, di questa serie, produce 2,4 terahash e costa di più, consuma 50 watt, ma ha 4 chip di un S21. Poi lì il gioco in questi dispositivi è proprio il bilanciare la potenza con l'efficienza, con il consumo, no? Perché ovviamente voi potete avere
per assurdo un prodotto che vi consuma 1 terahash, no, vi produce 1 terahash, ma vi consuma magari 150 watt di corrente, invece qui avete un Bitax che con 1 tera, vi consuma 17 watt, no. Sta poi tutto lì il gioco, perché ad esempio il nostro amichetto, quello che hai tu dietro le spalle, quello che ho anche io nell'altra stanza, produce, che è l'Antminer S9, produce 14 terahash, ma consuma 1 kilowatt e 4, no, 1 kilowatt e mezzo, cioè quindi capite che in paragone questi prodottini sono molto, ma molto più efficienti, il rapporto diciamo tra terahash e watt consumati, no. E poi è chiaro che lì chi è in gamba può mettersi lì e magari prendere dei chip meno performanti, ma metterne di più perché consumano meno e farsi il suo prodotto, no, homemade e customizzato per come vuole lui. Cioè è un mondo veramente incredibile. Io non sono minimamente in grado, però ecco si può fare perché è tutto open source. Sono cose ovviamente difficili. Interessante il fatto dell'efficienza, nel senso che nel mondo del mining abbiamo un indicatore che è appunto l'efficienza del miner, cioè quanti terahash produce per energia che consuma, e il Bitax confrontato a un S9 è più di 5 volte più efficiente. Proprio 5 volte sono tantissime quando si parla di mining. Ovviamente questo è il Sì, chip del massimo che c'è al momento sul mercato, anche se è uno chiaro. singolo, e l'S9 è il Nokia 3310 del mondo del mining, indistruttibile, old school, eccetera. Però è interessante appunto, valutare questa cosa, perché uno dei motivi per cui per esempio io ho un Bitax è che i consumi elettrici, se noi guardiamo in 1 anno di questo tipo di prodotti, sono totalmente irrisori. E invece se comunque uno deve tenere un ASIC, anche se piccolino, il mio S9 è tunato per consumare 800 watt, è comunque una spesa in bolletta non indifferente se uno lo utilizza anche solo spesso per scaldare casa. Certo. Provo a darvi un altro dato di riferimento così, ma prendendo numeri un po' alla Carlona, nel senso. Allora, immaginatevi che, l'S9, quello di cui stiamo parlando, un miner professionale che però ovviamente è il Nokia 3310, giustamente come dici tu, quindi vecchissimo, produce 14 terahash all'incirca e consuma 1 chilo e 4, 1 kilowatt e 4. Questo vuol dire che, no, se facciamo diciamo una una divisione, fa 1,4 terahash li diciamo produce con 140 watt, okay? Il Bitax Gamma produce, 1,2 terahash, quindi più o meno siamo lì, con 17 watt. Esageriamo, 20 watt. Quindi abbiamo più o meno la stessa, potenza di lo stesso hash rate, ma uno consuma 20 watt, l'altro ne consuma 140 watt. Capite che se lo tenete acceso H24 per 1 anno la differenza poi è notevole, a livello di costi, perché moltiplicato poi Assolutamente. poi è notevole, ecco. Bene, allora io direi di, andare un pochettino avanti e daci qualche caratteristica, dici qualcosa. Innanzitutto si sente come rumore? Fa tanto rumore? Si può tenere su una scrivania? Ecco, dici qualcosa. Okay, Quello allora è già sembra la versione tune delle auto perché ha già la ventola ha già la esatto. ventola più performante, quindi Quando si parla di Bitax, un componente fondamentale, se parliamo di rumore, è, come vedete, la ventola. Questa qua è della marca Noctua, non è sponsorizzata, ma è la marca, tra virgolette, più famosa anche al di fuori di Bitax, anche quando si parla di computer, prodotti industriali, eccetera, è la marca più famosa per fare le ventole più silenziose del mercato. Quindi il primo parametro da analizzare è, il rumore dipende se parliamo di ventola stock o ventola Noctua. Molti siti online, ti fanno scegliere fra queste 2 opzioni, magari aumentandoti il prezzo di una decina di euro, quindicina di euro rispetto al prezzo finale. Diciamo che con la ventola stock il rumore del Bitax spinto al massimo è presente, ovviamente non, a mio parere, così, importante, ma potrebbe essere un po' fastidioso se uno ce l'ha proprio davanti sulla scrivania. Non è un rumore forte, bisognerebbe misurarlo in decibel, però quella cosa che magari mentre lavori dipende. Se ti piacciono i rumori bianchi a mo' di stufetta in bagno può essere piacevole, però parlo per me, è un rumore che è un po' di ventolino che mi dà un po' fastidio. Se uno gli mette una ventola Noctua,
diciamo che i rumori praticamente quasi li dimezza, diventa assolutamente molto più silenzioso. L'altro parametro che rimane è: nessuno vi obbliga di, runnare, tra virgolette, "stock" i vostri mini miner. Potete sempre aumentare le frequenze, quindi aumentare le temperature, i mini miner scaldano di più, minano più veloce e quindi fanno anche più rumore. Io nel mio caso gli ho messo la ventolina Noctua e ho alzato di molto, i consumi e la potenza finale, provando a dargli più spinta, più potenza, e diciamo che fa un rumore simile alla ventola originale, ma minando un magari 10-20% in più veloce rispetto con la ventolina stock. Quindi l'ho spinto, proprio l'ho spremuto al massimo. Se uno tiene i settaggi di default e gli mette una ventolina Noctua, lo può tranquillamente tenere sulla scrivania, e lavorarci di fianco, e sente a malapena un ventolino che gira, ma è generalmente molto silenzioso. Non è il più silenzioso dei mini miner, nel senso che ci sono alternative che di rumore praticamente non ne fanno, ma secondo me è un rumore tranquillamente, se tenuto a settaggi stock con una ventola Noctua, è tranquillamente, tenibile sulla scrivania mentre una persona lavora. Certo. No, no. Ecco, allora intanto ci terrei a specificare una cosa. Mentre la volta scorsa abbiamo visto il Nerdminer che era a tutti gli effetti un oggetto da scrivania, no, quindi potevamo avere, diciamo, l'esperienza utente di collegarci a una pool, anche se in solo, tipo Public Pool come abbiamo fatto, e vedere il grafichino della potenza che stiamo fornendo. Stiamo minando a tutti gli effetti Bitcoin, ma con una potenza veramente misera, quindi è proprio più da considerare un orologio che ci dà delle informazioni in più. Ecco, qui con invece il reparto Bitax, chiamiamolo così, qui invece il discorso cambia, perché è vero che forniamo poca potenza di calcolo anche qui, ma qui stiamo a tutti gli effetti utilizzando l'hardware che usano anche i miner professionisti che hanno i capannoni, solo che hanno tanto più hardware rispetto a noi. Abbiamo proprio l'esperienza di overclockare, di downclockare, di modificare i parametri del dispositivo. Possiamo collegarci già a delle pool magari un po' più professionali, anche se ovviamente la potenza che forniamo, ripeto, non è elevata, però qui abbiamo proprio l'esperienza, diciamo, in versione stringata di quello che fa effettivamente il miner di professione, ecco, perché tra l'altro, come dicevamo all'inizio, questi prodotti sono fatti proprio con componentistica che a tutti gli effetti mina Bitcoin. Per assurdo, voi potreste anche trovarvi il chip di una miner che ha minato dei Bitcoin in passato, poi magari l'hanno messo fuori produzione e adesso voi ce l'avete sul vostro Bitax. Quindi ecco, giusto da farvi capire, l'esperienza è diversa, ma proprio anche non so come dire, il tipo di dispositivo che utilizziamo è molto più simile a quelli dei miner professionisti, Sì. ecco. Non solo, diciamo che a differenza del Nerdminer, se voi volete il Bitax lo potete tranquillamente collegare ad una pool, tipo Brains che paga Lightning o così, e ricevervi 60, 70 satoshi al giorno nel vostro wallet Lightning in automatico. Certo che non parliamo di cifre folli, però effettivamente l'esperienza è già quella, cioè voi volendo potete tenere il Bitax e ogni giorno vedere i payout da parte della pool, o ogni 2 giorni, che vi arrivano in automatico con i satoshi che ha minato. Certo, se parliamo di in quanto tempo rientra nell'investimento, conviene praticamente Sì. comunque usarlo come lottery miner, però potete effettivamente perlomeno testare delle mining pool, vedere come funzionano gli share, ricevere i payout, se viene supportato Lightning, ed effettivamente provare l'esperienza hands on, come si dice in inglese, quindi mettendo le mani sull'hardware e giocandoci. Esatto, esatto. Sì, sì, è la stessa esperienza che potrebbe avere Tartolo o io che quando attacchiamo il nostro S9 lo colleghiamo a una pool di Brains. È la stessa identica cosa, con consumi diversi, con diciamo potenza fornita diversa, però è proprio quello il bello, cioè voi effettivamente qui state facendo il lavoro di un miner a tutti gli effetti, quindi ragazzi potete dire qui veramente di essere dei miner. Poi ovviamente, come dicevamo, il bello è che è un progetto open source e veramente ci si può sbizzarrire, ecco. Allora dai, cosa dici? Aggiungiamo qualcosina? Allora io tanto ho visto che sta uscendo il NerdDAX++, che avrà una potenza di 5 terahash, non so se consumerà, mi han detto attorno ai 70, 80 watt, questo forse è ancora da vedere, non si sa. Il costo sarà più elevato, però
quello che voglio farvi notare è che ovviamente il mondo del mining sta evolvendo, le potenze stanno crescendo sempre di più, anche a livello diciamo di prodotti industriali, chiamiamoli così. Ma anche per quanto riguarda il mining casalingo, stiamo raggiungendo delle potenze veramente che sono incredibili, se pensiamo, no, confrontato appunto all'S9, cioè con un dispositivo di quella grandezza lì produrremo 5 tere, cioè una roba veramente incredibile, eh. Sì, aggiungo una cosa secondo me, a un certo punto cioè vediamo già i primi dispositivi che consumano tipo 70, 80 watt, che secondo me cominciano ad essere un po' i limiti dell'home mining, cioè, ovviamente se io sono interessato al mining, chi se ne frega, posso anche buttarci dei gran kilohash, dei se scusatemi kilohash, dei gran kilowatt, Kilowatt, sì. e chi se ne frega perché è una cosa che mi interessa. Però se uno vuole dispositivo da tavolo, ecco che io non vorrei cominciare a spendere, 100, 200 watt di corrente per gioco, comincia ad essere una spesa mensile. Quindi secondo me arriveremo a un certo punto dove diciamo basta, non è che continuiamo a mettere chip su chip su chip, ci fermeremo a un certo punto intorno, secondo me, personalmente ai 50, 70 watt, è un limite che secondo me non ha troppo senso, superare, semplicemente perché a un certo punto ricreiamo degli ASIC, non sono più dei mini miner casalinghi. Secondo me vedremo un trend nel prossimo tempo, non ne sono certo, però è un'opinione personale, che oltre all'hash rate spingerà su, per esempio, il design o le funzionalità, perché sono oggettini carini. Cioè, ripeto, io ho questa cosa qua sulla mia scrivania, mi piace, solitamente lo schermino acceso, mi dà qualche informazione, sulla pool. Secondo me può darsi che nel prossimo futuro vediamo non solo un aumento dell'efficienza e hash rate, ma anche un po' di schermi, design, funzionalità che si evolvono, perché secondo me, è una cosa a cui Bitcoin piace, giocare con l'hardware, tenerselo sulla scrivania, vederlo, guardarlo mentre uno lavora, eccetera, e secondo me ci saranno evoluzioni anche sotto questi aspetti. Però per ora sì, c'è tanto sviluppo per provare ad infilare più chip su questi Bitax, e ci sono poi progetti che non hanno ancora vita, diciamo, dal punto di vista di negozi che lo rivendono, ma ci sono i progetti online come il Bitax X, H e X, che sono con Sì, 6 l'ho visto. chip e aumentano sempre di più la potenza, eccetera. A un certo punto avremo un S9 grande così in casa. Esatto. Sì, magari si punterà sì, sicuramente sul discorso design e probabilmente anche magari sul discorso efficientamento, quindi magari si cercherà di mantenere gli stessi watt, ma di produrre più potenza di calcolo, ecco, perché ovviamente poi con lo sviluppo magari tu ti mantieni su uno standard di watt che appunto a tenerlo in casa non ti cambia la vita, come tenere una lampadina accesa, però avrai sempre più potenza di calcolo. Ovviamente andrai dietro all'hash rate globale, quindi più o meno, Esatto. il payout che avrai sarà sempre quello, cioè non è che poi dici: "Vabbè raddoppio il payout, faccio", perché ovviamente se tu hai quando tu hai dei chip più performanti è perché sono stati dismessi dalle industrie di mining, ecco. O Sì, comunque sono lì, cioè. il difetto è che appunto questi tipi di progetti sono indipendenti, nel senso che sono sviluppati dal mondo open source, ma il chip è quello comunque dell'industria, dello standard del mining moderno. Quindi i chip non li fanno i developer del Bitax, ma bisogna seguire lo sviluppo del mining dell'hash rate globale. Quindi se Bitmain, Canaan o le altre aziende di ASIC non rilasciano chip, ecco che il mondo dei Bitax comunque, dal punto di vista di nuovi prodotti, può aumentare soltanto il numero dei chip e non infilarne di nuovi più efficienti. Sì, anche perché beh, allora concludiamo magari non so se tu la sai la storia di come è nato il Bitax, ma, io la so così, no, però, torniamo un attimo cypherpunk. Adesso abbiamo parlato un po' di no, dei discorsi generali, ma il Bitax nasce perché comunque come dicevamo i miner sono dei progetti closed source, no, e c'è un personaggio che si è messo lì, ha fatto reverse engineering su un dispositivo ed è riuscito poi a ricreare questo dispositivo qua, no, i Bitax, e li ha resi open source. Quindi è al di là, diciamo, della bellezza del fatto di fare lottery mining, è proprio anche quasi una si parla anche di, diciamo, rivolta sociale nei confronti delle grandi industrie che producono, no, i miner, perché a tutti gli effetti oggi, hai le possibilità di ricreare anche solo un S9 in casa, se ne hai le capacità, che non è roba da poco e non è una cosa scontata, soprattutto nel cioè
nel mondo Bitcoin dove comunque, diciamo, si professa l'open source, cioè o almeno quantomeno non il fatto di farsi tutto in casa perché, devi essere veramente in gamba, ma il fatto che sia tutto open source e quindi avere la possibilità che qualcuno verifichi costantemente quello che succede. Diciamo che il Bitax ha aperto le porte anche al mondo dell'hardware per quanto riguarda il mining ed è una roba incredibile che non tutti sanno, però, tanto di cappello a questa persona. Adesso non mi ricordo il nome, chiedo scusa, però Ehm, non so magari se lo sai. il nome è Scott, Ecco. SKOT, quindi è un nome, non penso sia il suo nome vero, però è il nome che utilizza online. Sì, secondo me la cosa davvero anche interessante, che è il motivo per cui sono super trendy questi dispositivi, è che hanno reso accessibile un mercato, che è quello del mining, che prima era un'esclusiva di grandi aziende che avevano, disponibilità economiche enormi per poter fare stabilimenti e, creare mining farm. Hanno reso questa esperienza accessibile al bitcoiner medio, cioè vuol dire che ora la persona qualunque può testare, giocare con queste cose, avere un mini miner in casa, non più investendo 10.000 €, ma con, mediamente $200 circa tra spedizione, eccetera. E quindi secondo me è il motivo per cui va così tanto di moda, questo trend dei Bitax ultimamente. Ai bitcoiner piace sporcarsi le mani, spesso piace giocare, imparare, avere l'oggettino Bitcoin in casa, eccetera, e quindi questi mini miner sono perfetti perché raggruppano tutte queste caratteristiche e soprattutto hanno reso accessibile alle persone una roba che prima non potevano fare. D'accordissimo, d'accordissimo. Dai, direi che abbiamo dato già parecchie Solo informazioni, chance. vai. Dobbiamo guardare Sì, le statistiche, esatto, esatto, per solo esatto. minare un blocco. Quindi ragazzi parliamo di, Bitax Gamma, prendiamolo come punto di riferimento, poi se volete posso mettere tutte le statistiche che volete. Metto 1.2 terahash, che è circa l'hash rate di default del Bitax Gamma. Abbiamo una possibilità, su 720 milioni ogni blocco di Bitcoin, quindi ogni 10 minuti. Se guardiamo invece all'anno, abbiamo una possibilità con la difficoltà attuale su 13.700. Quindi, in 13.700 anni a questa difficoltà lo miniamo per forza, all'anno come lotteria una possibilità su 13.700, per quanto bassa, è comunque discretamente realistica, è molto più alta delle lotterie medie o dei Superenalotto vari, se contiamo però il time frame di 1 anno, che quindi è un Certo. po' di tempo. Però insomma perlomeno diventa una cosa possibile, cioè ci sono già, dei blocchi solo minati da dei Bitax. Ecco, volevo proprio dire quello. Ricordiamolo che dei Bitax hanno già minato dei blocchi, quindi non è impossibile, eh. Quindi con la nostra diciamo, con il nostro calcolo delle probabilità la chiudiamo qui. Ragazzi vi ricordo andatevi a riprendere i diciamo le 2 puntate precedenti della serie, così avete diciamo tutta potete riguardarvela dall'inizio, avete magari le idee più chiare se c'è qualcosa che non avete compreso. Noi ci vediamo alla prossima puntata e un caro saluto a Turtle. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.